Benvenuti, benvenuti sul mio canale YouTube Mintitaro. Questa è la mia prima live su YouTube, quindi abbiate pietà perché è la prima volta e non so come funziona. Ciao Roberta, buonasera anche a te. Allora, dunque, quindi vi do ufficialmente il benvenuto, ciao Orietta, a questa live che parla appunto delle combinazioni e il segreto per leggere le combinazioni. Quindi che cosa facciamo oggi? Parliamo di come riuscire a leggerle, quindi cosa sono le combinazioni di tarocchi, perché sono difficili, sono considerate difficili e qual è il fattore fondamentale e basicamente ignorato per poterle leggere e poi vi darò anche alcuni consigli per iniziare appunto a tenere conto di questo fattore fondamentale nella lettura dei tarocchi. Questa è la prima live di una serie di live che ho intenzione di fare su questo canale questo mese. Ciao Marta, ciao Merni, ciao Veronica, ciao Cecilia. Dicevo, questa è la prima live che voglio fare in questo mese perché ce ne saranno altre nella mia mente. E volevo chiedervi, tra le altre cose, se vi va bene questo orario oppure preferireste sabato mattina verso le 11 o 11 e mezza, perché io mi ispira di più il sabato mattina perché c'è l'energia del sole, è tutto più vitale, però non so se le persone sono in giro oppure la sera è peggio perché lavorate. Ciao Patrizia. Perfetto, Roberta dice che è perfetto, non so se il sabato mattina o il giovedì, mercoledì sera, non so, magari metto un sondaggio nel post di YouTube o nel gruppo e vediamo un attimo. Adesso devo dare una scatolina mirra perché se no rompe le scatole. Per me è meglio la sera, dice Orietta, la sera Roberta, Marni la sera, perché la mattina del sabato lavora. Ok, va bene, quindi niente, mi sa che il sondaggio l'abbiamo fatto, comunque lo ripeterò. Allora, dunque, andiamo avanti con questo discorso delle combinazioni. Allora, innanzitutto, per chi non mi conosce, so che forse per alcuni di voi è un po' ripetitivo, però ci sono alcune persone nuove. Io sono Minti di Minti Taro, sono una cartomante tarologa e un coach di sviluppo intuitivo. Mi trovate su questo canale YouTube Minti Taro dove ci sono vari tutorial che secondo me hanno, come dire, sono adatti, alcuni tutorial sono per chi ha gli inizi con i tarocchi ed altri sono invece molto più avanzati, quindi insomma vanno bene anche per chi legge i tarocchi da più tempo, non è appunto agli inizi. Io ho iniziato a leggere tarocchi che avevo 19 anni e, tra l'altro qualche giorno fa stavo mettendo a posto dei diari di scuola e ho trovato il giorno in cui ho avuto questa scoperta dei tarocchi, dove ho detto, ho scoperto la vocazione dei tarocchi, cioè mi sono commossa perché proprio l'avevo capito subito. E comunque insomma, quindi leggo da un po' di tempo, però appunto ci ho messo un po' a capire come sentirmi a mio agio con loro, perché purtroppo all'epoca c'erano i manuali, adesso magari ci sono altre risorse, però solitamente non parlano
di come leggere carte insieme, come farle dialogare fra di loro, come connetterle, no? E quindi penso che sia bene parlarne perché io personalmente ho capito, cioè ho trovato un sistema che mi fa leggere le carte in maniera combinata, tant'è vero che fondamentalmente io leggo sempre a gruppi di carte, è difficile che metto singole carte. Perfetto. E quindi e quindi niente, le leggo in maniera combinata, tant'è vero che nel programma sui tarocchi che offro, Tarot Pro, insegno proprio a leggerle in maniera a combinare le carte insieme fondamentalmente per risvegliare l'intuizione, i nostri doni psichici. E avere quindi responsi accurati e soprattutto professionali. Tra l'altro, se volete, c'è una guida gratis per chi vuole appunto leggere i tarocchi a livello professionale, trovate il link nella descrizione del video, della live. Allora, iniziamo subito a chiederci cosa sono le combinazioni. Allora, bisogna capirci, perché nei manuali trovate di solito la descrizione di ogni singola carta e poi una serie di coppie di carte che vengono chiamate appunto combinazioni, no? Di solito sono 2 carte, a volte danno anche l'esempio 4 re, 4 cavalieri, 4 donne, cose di questo tipo, però generalmente fanno a coppia di carte, no? E danno l'interpretazione di queste coppie di carte. Si parla per esempio della papessa e dicono la papessa più il papa vuol dire questo, la papessa più ne so, l'asso di bastoni vuol dire quest'altro. E questa maniera di impostare il discorso porta naturalmente a pensare che le combinazioni siano una serie di abbinamenti fissi che derivano dalla tradizione, che quindi vanno imparati a memoria perché poi vanno cercati nella stesa tra le carte estratte. Per cui se per esempio troviamo, che ne so, il 7 di spade più il 3 di coppe, magari trovate che vuol dire tradimento, d'accordo? Quindi tutti a cercare sulla stesa che magari com'è la relazione del consultante con il partner, vengono fuori queste carte vicino, tradimento, 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 d'accordo? Oppure se non vengono fuori non c'è nessun tradimento. Spiego? Allora, qual è il problema di questo approccio? Che ce ne sono vari. Uno, non guardiamo le carte per quello che veramente vogliono dirci, ma cerchiamo quello che vogliamo vederci nella stessa, d'accordo? Quindi magari le carte vogliono dirci qualcos'altro con questo gruppo di carte, però noi sappiamo, noi abbiamo deciso, noi abbiamo studiato che vogliono dire tradimento e quindi le interpretiamo in quel modo, ok? Quindi fondamentalmente limitiamo il messaggio delle carte. Magari le carte vogliono darci lo stesso messaggio, tradimento, ma usano carte diverse. E in questo caso che succede? Che ignoriamo queste altre carte e quindi il messaggio che ci vogliono dare perché non troviamo le combinazioni che conosciamo, d'accordo? Oppure cerchiamo una risposta a una domanda che abbiamo posto, ma sembra che le carte parlino di altro, perché magari chiediamo come andrà la vacanza in famiglia, tra cui c'è anche il partner, che ne so,
prossimo luglio vengono fuori queste due carte, viene fuori che è tradimento, 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 quando magari stanno semplicemente rispondendo a come andrà la vacanza, d'accordo? Ciao Marzia, ciao Bartolomeo. Allora, quindi poi un altro problema è il fatto che per memorizzare queste combinazioni che o vengono dai manuali o vengono trasmesse da chi altri legge le carte, no? A volte io trovo nel mio gruppo persone che chiedono quale combinazione indica Pargolo in arrivo, per esempio, no? Quale combinazione indica ehm, tradimento? Quale combinazione indica, vabbè, insomma, sempre i casi più terribili comunque, che neanche voglio nominare. E ovviamente imparare queste combinazioni in maniera fissa, oltre a dare tutti questi come dire, secondo me malintesi, creare tutti questi malintesi necessitano tanta energia, d'accordo? Perché bisogna impararle a memoria, chiaramente, ok? Va a finire poi che usiamo fondamentalmente, quando leggiamo i tarocchi in questo modo, solo la parte sinistra del cervello, quella più razionale, d'accordo? Perché se cerchiamo le combinazioni che abbiamo imparato a memoria o comunque associamo dei significati che sappiamo in maniera rigida alle carte, non ci stiamo affidando all'intuizione, d'accordo? Ma stiamo meccanicamente cercando delle informazioni e interpretiamo quelle in modo fisso. È quindi un approccio meccanico e rigido che attribuisce un set standardizzato di significati per ogni carta e per particolari coppie di carte, ovvero le combinazioni che si trovano nei manuali o in altre tipo siti web, eccetera. D'accordo? Però vi rendete conto, io vorrei farvi ragionare su questo, che se fosse così semplice leggere i tarocchi, ovvero sapere quali combinazioni significano quale cosa, utilizzare un set standardizzato per ogni carta, cioè quindi leggere in maniera meccanica le carte, se fosse così semplice, basterebbe avere un buon manuale, e ce ne sono in giro, per leggere bene le carte. E poi finirebbe che tutti leggeremmo le carte in modo uguale. Ma sappiamo bene, tutti noi, che non è così, che non è semplice leggere i tarocchi, non è meccanico, d'accordo? Non è meccanico perché non ci sono significati fissi per le carte, soprattutto non ci sono combinazioni tramandate dalla tradizione popolare. Quelle che trovate nei manuali sono delle interpretazioni personali dell'autore che però non aggiunge, siccome sbaglia, non aggiunge il perché è giunto a quella interpretazione, d'accordo? E che comunque è un'interpretazione che va utilizzata in un certo contesto, per un certo tipo di domanda, non in tutti i casi. Non è che io chiedo per il lavoro, mi viene fuori che nasce un bambino, insomma, perché c'è la combinazione imperatrice e paggio, per dire, di coppe, no? Quindi non esistono combinazioni fisse. Vanno prese quelle che trovate sui manuali come degli esempi, perché poi le stesse due carte possono essere lette in modo diverso appunto a seconda della domanda e del contesto della lettura. Il contesto è tipo la situazione, no? Cioè, se stiamo parlando di lavoro, non c'entra niente il tradimento amoroso, che arriva un bambino, insomma, cose di questo tipo. E poi soprattutto bisogna tener conto del fatto che tutte le carte
che utilizzate nella stesa, che trovate davanti a voi sul tavolo, comunicano fra di loro e si influenzano a vicenda. Quindi per tutto quello che abbiamo detto fino adesso, in realtà imparare a memoria le combinazioni è inutile e soprattutto fa male perché ci blocca l'intuizione, d'accordo? È dannosa la lettura. Quello che è più importante fare, quello che secondo me è anche più intelligente, è aumentare la flessibilità mentale e attivare così l'intuizione per riuscire a leggere il dialogo che si instaura fra le carte. Ok. Mendic, buonasera, Metrocchi, quindi sono una tecnica, pensavo fossero arrivati dai sensi o di energie superiori. Non lo so che intendi come tecnica. È un discorso un po' lungo su cosa sono i tarocchi. Ho dei video sulla storia dei tarocchi che forse possono chiarire un attimo la natura dei tarocchi, però non, ehm, i tarocchi sono un mezzo per comunicare con la nostra intuizione, d'accordo? Nulla più. Particolarmente buono, secondo me, un mezzo particolarmente efficace per comunicare con la nostra intuizione, ma ce ne sono anche altri. C'è la sfera di cristallo, ci sono le rune, c'è chi tira sassi, c'è chi tira ossicini, insomma, qualsiasi elemento va bene, insomma, qualsiasi mezzo va bene. I tarocchi, io mi ci trovo particolarmente bene, secondo me è un mezzo molto, è uno strumento molto efficace, molto flessibile, che può essere letto a vari livelli. Per questo viene utilizzato da tanto tempo come mezzo per comunicare con la nostra intuizione. Però è l'intuizione che ci dà le risposte, d'accordo? E noi semplicemente ci appoggiamo alle carte. Quindi, siccome le carte vanno lette insieme e vengono influenzate da quelle vicino, cioè ogni carta viene influenzata da quelle vicino, per leggere le carte in modo combinato è fondamentale rimanere flessibili quando si interpreta la singola carta. Cosa vuol dire rimanere flessibili? Vuol dire togliersi dalla testa l'interpretazione fissa e rigida delle carte, ovvero, esempio, i denari parlano di finanze e di lavoro, le coppe indicano amore, ok? E soprattutto un'interpretazione rigida che secondo me è deleteria per leggere i tarocchi in modo combinato è dividere le carte in positive e negative, in belle e brutte, d'accordo? Cioè il sole non è né bello né brutto, il 10 di coppe non è bello né brutto, anche se ha una lettura, diciamo, superficiale, ha una, come dire, un'occhiata superficiale, può sembrare bello. Il cavaliere di spade, che ha sempre questa fama, non so perché, di carta che rappresenta un personaggio aggressivo, non è né bella né brutta, come non è bella né brutta il 10 di spade. Ok, le carte vanno prese come neutre. Adesso approfondisco un attimo quello che intendo dire. Ok, perfetto. Ok, allora, le carte sono neutre, ok? Non ci sono carte né belle né brutte
e dovete riuscire quindi a trovare il lato positivo e quello negativo in ogni carta del mazzo, in ognuna delle 78 carte del mazzo di tarocchi, altrimenti non riuscite a farle dialogare fra di loro, specialmente se le leggete in un contesto di 3, 5, 12 o più carte. Ok, ci sono stesse di 15 carte, di 21 carte. Se partite da un pregiudizio per cui il 10 di spade è brutto, non riuscite a collegarlo, a farlo, a modificare l'interpretazione in base alle carte accanto. Dovete rimanere flessibili di testa. Allora, non so se conoscete il simbolo del Tao, ne ho disegnato uno oggi pomeriggio per esprimere il concetto, d'accordo? Questo è il simbolo del Tao, come vedete è un cerchio con due parti, una nera con un pallino bianco e una bianca con un pallino nero. Cosa vuol dire? È un simbolo che esprime una visione del mondo in cui due forze, una passiva chiamata yin e una attiva chiamata yang, le quali però hanno un confine molto sfumato. Vedete che è ondulata la linea, d'accordo? La parte nera è yin, la parte bianca è yang. E soprattutto ogni forza contiene in nuce l'altra. Pallino nero è una parte di yin all'interno di yang e il pallino bianco è una parte di yang all'interno della forza yin. A questo stesso modo dovete concepire ogni singola carta dei tarocchi, ovvero come uno spettro di possibilità interpretative in un continuum di possibili interpretazioni che va dal lato più ombroso a quello più luminoso, mettiamo, d'accordo? Da quello negativo a quello positivo. La cui parte più positiva o negativa è innescata poi dalle carte accanto. Ok? Questo è avere una visione flessibile di ogni singola carta. Come fare nella pratica? Fate delle stese a 3 posizioni. Io vi consiglio di farle per almeno un mesetto, d'accordo? In modo da coprire tutte le 78 carte. E usate solo una carta per posizione, ok? La prima posizione è opportunità, la seconda è ostacolo e la terza è consiglio, ok? Domande che vanno bene per questo tipo di posizione è riuscirò a ottenere la promozione, riuscirò a comprare casa, riuscirò a vendere casa, come posso fare a migliorare il rapporto con i miei colleghi al lavoro? Quindi come posso fare o riuscirò a, d'accordo? Potete anche mettere una quarta carta per indicare la previsione, diciamo, da qui a 3 mesi, mettiamola così, d'accordo? Se proprio volete anche farla predittiva. Ma qui bisogna molto lavorare sulle posizioni di opportunità, di ostacolo e di consiglio, perché vedrete che queste posizioni vi permettono di sforzarvi di interpretare le singole carte sia come positive che come negative. Facciamo un esempio. Il 5, aspettate,
l'avevo trovata prima. Poniamo che la signorina Flaminia, per chi non conosce la signorina Flaminia, è il mio avatar del consultante. Eh, Poniamo che la signorina Flaminia legga le carte per sapere dov'è. Mamma. Aspettate, persa. No, sempre l'ansia di perdere le carte. A volte capita che me le conto tutte 78, non so se succede anche a voi. Allora, eccola. Allora, poniamo che la signora Flaminia chiede che opportunità ha per poter chiedere un aumento di stipendio, d'accordo? Veronica, anch'io sì, le conto spesso, ma infatti, guarda, terribile sta cosa. Ogni tanto. Allora, perché secondo me poi non c'è cosa più brutta di avere un mazzo dove manca una carta. Eh, Veronica dice una volta dal nulla ho trovato l'arcano della stella in un altro mazzo in mezzo al libro. È un segno. Allora, dicevamo, la signorina Flaminia chiede che opportunità ha, che aiuto, opportunità, insomma, fattore positivo a cui tener conto per ottenere un aumento di stipendio e viene fuori il 5 di coppe, ok? Chi mi dice che opportunità ha il 5 di coppe? Che opportunità indica il 5 di coppe? Roberta dice a me si incastrano dentro la scatola. Allora, in quel caso, io sono giunta a questa teoria abbastanza presto, mi ricordo che me lo dicevo anche a 19 anni. Se, perché mi capita, se per caso rimangono delle carte dentro la scatola, io sono convinta che comunque il mazzo si resetta un po' come Google Map e comunque sceglie le carte più giuste, tenendo conto del fatto che magari alcune che erano importanti sono nella scatola, però le altre le fa uscire in maniera tale che dà comunque una risposta valida. Allora, l'opportunità, dice Veronica, che potrebbe avere di meglio. Non è soddisfatta, la persona non va bene, chiede l'aumento di questo periodo. Allora, ragazzi, no, esattamente, questo lo metto in luce. Allora, quando avete una carta apparentemente negativa, ma dovete trovare il lato positivo, dovete trovare il lato positivo, ok? Quindi non è che dovete pensare come se fosse il contrario del significato usuale della carta. Esempio, sopperisce a ciò alla mancanza data dalle coppe, d'accordo? Ma si guarda la carta bene e si cerca di capire come può essere un vantaggio questo 5 di coppe. Qui vediamo un signore apparentemente triste, è triste secondo me, vestito a lutto addirittura, che piange sul famoso latte versato, d'accordo? Quindi ci sono delle coppe a terra con liquido versato, 3 coppe, e 2 sono dietro la schiena. Quindi che cosa indica come opportunità questa carta? Come fattore positivo di cui tener conto?
che nel futuro ci sono possibilità, Flaminia non le vede, per esempio, d'accordo? Quindi la carta sta dicendo magari hai delle opportunità, delle risorse, ma non stai facendo leva su di queste, d'accordo? Quindi metti in luce davanti al capo delle qualità che stai nascondendo, per esempio, d'accordo? Oppure, ancora più difficile, la mancanza, questa diciamo è una carta che indica c'è una mancanza, no? Qualcosa che è caduto, qualcosa che è finito, qualcosa che si è rovesciato, comunque questa mancanza viene considerato un vantaggio, d'accordo? Quindi magari ha delle qualità che non mette in evidenza e che non sta facendo, di cui non sta facendo uso, ha dei mezzi di negoziazione di cui non sta facendo uso col capo per avere l'aumento di stipendio e oppure la mancanza di qualcosa è di per sé un vantaggio, che ne so, magari c'ha più tempo libero rispetto ad altri colleghi, d'accordo? Può chiedere nuovi progetti rispetto ad altri colleghi perché ha più tempo, perché c'è mancanza di lavoro, che ne so, d'accordo? Ok? Come consiglio dovete pensare, sforzarvi di capire cosa deve fare la signorina Flaminia per ottenere quella promozione, cosa suggerisce la carta, d'accordo? Quindi in questo caso abbiamo sempre il 5 di coppe, se lo leggiamo come consiglio, cosa direste alla signorina Flaminia? Fare più formazione, per esempio, non perdere la fiducia e la speranza, potrebbe essere un consiglio, sì. Di guardare le opportunità che ha, dice Patrizia, di aprirsi a nuovi progetti aziendali, Roberta, rimediare agli errori, Bartolomeo, perfetto. D'accordo? Quindi vedere le cose importanti, no, allora, Medink dice, vedi le cose importanti della vita, magari più lavoro toglie tempo a tua figlia. Allora, questo io parto dal presupposto che le carte rispondono sempre alla domanda e alla sottodomanda, perché le stesse composizioni, ogni posizione risponde a una sottodomanda, a una piccola domanda dentro il tema della domanda, d'accordo? Quindi il tema della domanda è come posso ottenere la promozione, e la posizione opportunità indica che opportunità c'è per ottenere la promozione per la signorina Flaminia, e quindi non può, oppure il consiglio è cosa deve fare la signorina Flaminia per ottenere la promozione. Se tu rispondi guardare altre cose, cioè non interessarsi alla promozione, non rispondi alla domanda della posizione, d'accordo? E comunque alla domanda in generale del riuscire a ottenere la promozione. Niente. Non fare gli stessi errori, Veronica, sì, possibile, è un poco propositiva, mi piace più l'interpretazione di Bartolomeo, dice rimediare agli errori. Mi sembra che dia più da fare alla signorina Flaminia. Quindi io vi consiglio di farlo, di farle tante volte queste stese, adesso magari è difficile
trovare una stesa, cioè tante, cioè non è che abbiamo tutti questi progetti di solito nella vita, da ripetere ogni giorno la stessa domanda, però magari trovate fate anche solo una stesa dicendo che opportunità c'è oggi, quindi che fattore positivo mi arriva, che ostacolo posso avere, così, anche le carte del giorno, d'accordo? E il consiglio, è una cosa bellissima, e fate anche il consiglio, quindi come mi dovrò comportare oggi, su cosa devo puntare oggi, d'accordo? In questo modo riuscite, una volta mh, fatto parecchie volte, diciamo per un mese, vedrete che la vostra elasticità mentale aumenterà tantissimo e con essa la vostra intuizione. Dopodiché potrete tranquillamente interpretare 5 carte tutte insieme perché saprete modificare quella che io chiamo l'essenza di ogni singola carta in maniera diversa rispetto alle carte vicino. D'accordo? Quindi per esempio c'è un altro esempio, sempre per la promozione della signorina Flaminia, che ostacolo il 10 di coppe rappresenta per ottenere la promozione. Allora, partite sempre dalla descrizione della carta, d'accordo? Quindi che cosa vediamo? Un contesto familiare, c'è una coppia con 2 bambini che possono, diciamo, rappresentare un po' un gruppo coeso, no? In generale, o una famiglia, d'accordo? E sembra felice, appagata, serena, un po' la famiglia del Mulino Bianco, tant'è vero che c'è questo bellissimo arcobaleno di coppe sopra la loro testa. Secondo voi, Stefani dice la famiglia non gli permetterebbe flessibilità orario straordinarie? Possibilissimo. Bartolomeo potrebbe richiedere un sacrificio, meno tempo per la famiglia. Esatto, ok, perfetto. Quindi vedete che anche una carta apparentemente positiva come il 10 di coppe può indicare comunque un ostacolo e potrebbe anche indicare il gruppo dei colleghi, d'accordo? Che magari, non so, remano contro o comunque ehm, fanno gruppo comune, eccetera. Però in questo caso direi che è possibile che la famiglia sia un problema, d'accordo? Ha molto senso, d'accordo? Ehm, ok, facciamo un ultimo esempio. Ehm, vediamo un po'. Vediamo un po'. La signorina Flaminia vuole andare mm, a Parigi con il signor Alfonso, d'accordo? Ehm, che consiglio dà il sole per questo weekend lungo a Parigi con il signor Alfonso? Questa è la carta del sole, vedete che c'è un bambino su un cavallo bianco, nudo, con una bellissima bandiera rossa, dietro c'è un muretto con i girasoli, sto sole enorme, di divertirsi, vivere in maniera spensierata il loro weekend.
senza tanti pensieri, perfetto. E invece come ostacolo cosa potrebbe creare problemi durante il weekend a Parigi? Troppo sole, che magari Alfonso non è la persona che si aspettava, Roberta, nel senso che c'è una scoperta di qualcosa. Mhm, benissimo. Un atteggiamento infantile, scottature, fa troppo caldo, troppo concentrati su se stessi. Marta, perfetto, perfetto. Siete bravissimi. Facciamo una più difficile, dai. Vabbè, questa non è difficile secondo me. La signorina Flaminia ha un problema con la nipote. No, con la cognata, no, con la cognata no perché non è sposata. Con la cognata nel senso con la moglie del fratello e chiede che opportunità c'è per restaurare il rapporto tra di loro. Cristina, sì, devi interpretare la carta, cioè dipende da dove sei arrivata. Se il sole è considerato un ostacolo, devi capire come la carta del sole può comunicare un ostacolo. Quindi, per esempio, hanno detto magari c'è un atteggiamento infantile che dà fastidio alla signorina Flaminia, di Alfonso, cose di questo tipo. Ciao Domenica, mi fa piacere che sei qua. Eh, grazie che sei presente alla live. Grazie a tutti, tra l'altro. Allora, è come interpretate adesso questa carta come un'opportunità per ristabilire il rapporto. Che cosa comunica questa carta? Parlare, entrambe devono togliersi la benda dagli occhi e superare le divergenze. Ni, perché tu vedi il contrario di quello che mostra la carta. La carta mostra una ragazza bendata e tu stai dicendo deve fare il contrario di quello che dice la carta, no. Però c'è comunque una via d'uscita, vedete? Questo è una ragazza bendata e legata, d'accordo? Però vedete che questo cancello, questo recinto di spade non è chiuso. Patrizia, perfetto, non deve vedere troppe cose, bisogna passarci sopra. Mhm. Devi liberarsi da certi paletti che magari qualcuno ha messo in testa. Sempre per il concetto che mi piace più l'interpretazione di Patrizia, è più logica. Non devi vedere e stare per cavoli tuoi, ferma. Brava Patrizia. Sì, perché secondo me la signorina Flaminia è un po' così, è un po'... c'ha un po' un carattere, secondo me. Allora, comunque, c'è la soluzione, d'accordo? Vedete che non è veramente, come dire, potrebbe slegarsi e uscire dal recinto di spade perché non è chiusa a chiave, d'accordo? Qui c'è una soluzione. Debba guardarsi dentro anche, perfetto, perché cioè, non è il guardare fuori come sono le situazioni, devi focalizzarti su te stessa, infatti ha le bende così non deve vedere. Perfetto, siete veramente, veramente bravi, veramente, veramente bravi. Perfetto, d'accordo, io spero che il concetto sia chiaro.
Io leggo sempre così, con le carte in maniera combinata e ho fatto questo lavoro che faccio fare a voi e ai miei studenti in Tarot Pro anni fa. Mi sono scervellata per trovare un lato positivo e lato negativo e un consiglio per ogni carta e soprattutto in diversi tipi di lettura, in diversi tipi di circostanze, perché ovviamente sì, lato positivo lo potete trovare una carta brutta, ma poi bisogna anche saperlo declinare in base al contesto, quindi alla domanda fatta, alla situazione del consultante, eccetera. D'accordo? I miei studenti imparano questo, fanno dialogare le carte fra di loro in stese sempre più grandi, più ampie, 9, 12, 15 carte, eccetera, e ci riescono benissimo perché hanno appunto imparato a guardare le carte senza pregiudizi e usarle per accedere alla loro intuizione come un innesco per la lettura, per avere così dei responsi più in linea con la loro intuizione e quindi accurati. Se volete info tra l'altro sul programma potete tranquillamente scrivermi su mintitaro@gmail.com oppure su Alice Minty in Facebook. Io uso fondamentalmente Facebook. E niente, io dovrei fare la prossima live la prossima settimana, farò un post nel mio gruppo Risveglia la tua intuizione con i tarocchi e lo metterò anche qui nei post di YouTube, così mi dite un attimo se preferite la sera, la mattina di sabato, eccetera, eccetera. D'accordo? Grazie tantissimo per aver partecipato, mi ha fatto veramente, veramente piacere. Grazie YouTube perché veramente avevo una paura che era la prima live su questa piattaforma. Ciao, ciao a tutti. Ciao, 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 buona serata, buon weekend e buona Pasqua, buona Pasqua. Ciao.